Sono 4 giorni che siamo a Roma e ancora non abbiamo parlato di carbonara. Che vogliamo fare? Poi succede che mentre vai a prendere la metro c'è Bisio che gira un film. È lontanissimo, sì. Parte dall'altro isolato. Sì. Ore 7:30 del mattino, la levataccia che stamattina mi ha fatto fare Franci a quanto pare ha dato i suoi frutti. C'erano già una marea di turisti in giro, una marea di gente in giro, io già ero mentalizzata che mi dovevo fare un casino di cose. Stai calma Franci, adesso ti do da mangiare. Tutto easy, tutto tranquillo, bancone pieno, siamo da Love, uno dei posti, a quanto ci dicono, a quanto ci dite, migliori dove fare colazione qui a Roma. Siamo nel posto che più a gran voce tra tutti i posti di Roma è stato acclamato da tutta la community come non potete non andare a fare colazione qui, e infatti noi che vi stiamo ad ascoltare ci siamo venuti. Abbiamo preso 2 signature, un cinnamon roll con pasta croissant e Moon Love con il caffè macinato messo in cottura di modo tale che rilasci il sapore sia alla pasta che alla ganache in maniera lenta. Facciamo una piccola parentesi sui caffè filtro, dove qua sono stra in piena, hanno un sacco di roastery ospiti che fanno girare all'interno del menù, e quello che abbiamo preso noi oggi è Rumbaba, che è una roastery di Amsterdam. Vedete dei puntini neri sia sulla sfoglia che sulla ganache di cioccolato al latte e caffè? Non sono altro che gli stessi chicchi di caffè che viene macinato e poi va a finire sia nell'impasto che nella ganache. È una piccola opera d'arte, come potete vedere, mi spiace anche un po' rovinarla. Dentro c'è ancora altra crema pasticcera al caffè. 2 cose da dire: è una bomba per come è stata fatta, per la croccantezza dell'impasto che di fatto è un guscio che racchiude la crema, e i sapori sono incredibili. Ma l'altra cosa più mainstream che vi posso dire è pieno di crema. E il caffè macinato ti dà una piacevolezza di morso sotto i denti, scricchiolino, termine tecnico che mi sono inventata in questo momento, che la rende golosissimo. Può essere un valore aggiunto. Vai con quello alla crema, non andare con l'altro. Giano che mi insegna la vita. Cioè voleva zannare la metà senza crema, ma è delizioso perché c'è questo interno di zucchero, burro e cannella che profuma di burro. Perfetto. Non possiamo ovviamente assaggiarle tutte, ma un classicone va preso: pane au cioccolato. Ma il telaio parte sempre. Lo vedete com'è morbido? E allo stesso tempo friabile e croccantissimo esternamente. Qua il burro spinge di più, però è divino, ragazzi. E come da pane au chocolat che si rispetti, barrettina di cioccolato interno, che non deve essere 20 kg, ma mi sono stufato di dirlo, ragazzi. Chissà cos'è il pane au chocolat, sa. Bella acidina che va a contrastare la grassezza del burro necessario per fare questo tipo di pasta. Che dire, ragazzi, sparo un attimo sulla Croce Rossa. Love, strapromosso, se venite a Roma per la colazione, questo posto è da non perdere. Sia per i croissant, sia per gli sfogliati. Per tutto, ragazzi, qua quello che ordinate è comunque buono. Abbiamo pagato 20 euro per le 2 paste, il pane au chocolat ce l'hanno offerto, e per i 2 specialty. Dove andiamo? Visto che siamo vicini, Piazza San Pietro. Code infinite. Vabbè, se non fanno la coda qui, dove la devono fare? Cioè, voglio dire, non mi ricordavo quanto fosse imponente questo posto. Ci siamo momentaneamente spiaggiati sugli scalini dei portici di San Pietro perché fa un caldo incredibile. C'è un assalto di turisti che non avevamo minimamente preventivato, e ovviamente vabbè. Sei a Roma. Ragazzi, dovrei farvi un po' di b-roll, ve lo dico sinceramente, non ho voglia, fa troppo caldo. Beccatevi giusto questo hyperlapse della piazza. Dovevamo organizzarci meglio con le visite ai musei perché è una follia fare la fila. Ah, vogliamo far finta di essere quelli che volevano andare a vedere i musei? Ma sì, un paio di cose saremmo andate a vederle, però siamo preparatissimi da un punto di vista cibo. Allora, per non sembrare proprio 2 bestie, ci siamo un po' informati su qualche curiosità relativamente a Piazza San Pietro. Per esempio, i colonnati che circondano la piazza sono formati da 4 file di colonne. Esiste una mattonella nei pressi dell'obelisco. Se vi mettete su quella mattonella, sostanzialmente vedete solo la prima fila di colonne, in un fantastico gioco di prospettive. Hai voluto parlare della mattonella davanti all'obelisco e mo la devi A, prima trovare, B, sperare che non ci sia la coda. Ce la possiamo fare. Abbiamo sbagliato mattonella. Non era questa, ma era questa. Anche perché c'è scritto centro del colonnato.
piccola ma doverosa correzione. Una mattonella per arcata, una a destra e una a sinistra. Però è molto bello, è vero, spariscono delle colonne. E voi mi direte, ma questa la sapevo già. E allora ve ne dico una che non sapete. L'obelisco che sta in centro alla piazza venne portato qui dall'Egitto all'epoca di Caligola e venne messo al centro della piazza. La piazza all'epoca era il circo di Nerone e per evitare che si rompesse nel trasporto venne portato su una nave di lenticchie. Mentre invece la sfera che vedete in cima al cupolone sembra piccola, ma può contenere fino a 20 persone e fino a un po' di tempo fa era anche visitabile. Il momento cultura sul canale termina qua. No, di già! Many minutes later. Siamo arrivati in super anticipo come al solito. Si scioglie Cos'è che si scioglie? la Francia. Ci si scioglie, ma ora entriamo dentro, ci rinfreschiamo e soprattutto vi portiamo da Santo Palato. Per iniziare, due tipicità pazzesche: frittata con le rigaglie di pollo e polpetta di coda alla vaccinara con una spolverata di cacao sopra. Mi raccomando, Franci, meticolosa suddivisione a metà. Ma quanto sono buone le cose semplici cucinate bene. Voi dite, come fai a saperlo che non l'hai neanche messo in bocca? Si vede, si sente il profumo. Super golosa, con una bella crosticina intorno sulla frittata e le rigaglie di pollo sono deliziose. Raccolgo la mia metà. Questo è un signature di questo posto, quindi mi verrebbe da dire che sia un piatto da prendere. Buono, piacevole. La frittata con la crosticina esterna, le rigaglie sono super morbide e saporite. Sembra una sorta di ragù, se vogliamo. Polpetta di coda alla vaccinara, che se torniamo a Milano senza aver mangiato la coda alla vaccinara, secondo me a Roma non ci fanno più entrare. E hanno ragione. Questo è sicuramente un piatto più affine ai miei gusti. Questa polverina è cacao, perché nella ricetta della coda alla vaccinara c'è anche il cacao, ma ragazzi, questo è l'effetto che mi aspettavo da questo piatto, che come potete notare parla da solo. Sono felice. Quando vedo queste carni che hanno cotto e stracotto, io vado giù di testa. Questa cremina verde di accompagnamento che vedete in fondo, che ha un tono acido molto importante perché va un po' a bilanciare la grassezza della carne all'interno della polpetta, quindi è anche ben equilibrato come sapore. Poi condite la vostra carne con questa cremina e godete. Oh, finalmente è il mio turno. È molto particolare il tocco di amaro dato dalla polvere di cacao. La crosta croccantina fritta, buonissimo. Mi permetto di dire che la coda alla vaccinara mangiata così è tanta roba. Che dire ragazzi, sono 4 giorni che siamo a Roma e ancora non abbiamo parlato di carbonara. Che vogliamo fare? Ma che davvero pensavate che me ne sarei andato senza la carbonara? Allora, innanzitutto via i piattini da persone per bene. Certo. Affondiamo la faccia direttamente qua dentro. È vero che la carbonara è troppo inflazionata su YouTube, su Instagram, su TikTok, su qualsiasi social. Ci sarà motivo. Però ci sarà motivo. Ma che ne sanno gli altri primi? Qualsiasi altro primo. Che ne sanno? Mio turno. Detto che la carbonara la si può fare con qualsiasi tipo di pasta, ma quando vengo a Roma e me la fanno con le mezze maniche, sento proprio che la morte è sua. La cremina bella gialla. Sento proprio il rumore delle arterie che mi si otturano. Il guanciale è cotto perfettamente. Sicuramente nella mia top 5 dei cibi preferiti di sempre. Non starò qui a dirvi che questa è la migliore carbonara di Roma, ma semplicemente perché non lo so, non ne ho idea, ne ho provate veramente troppe poche. Però una cosa ve la posso dire, è davvero buona. Questo ragazzi è il piatto che vi rimette al mondo, senza ma e senza se. Ho pulito il piatto della matriciana, mica posso lasciare sporco quello della carbonara. Carbonara bomba? Check! La sto ancora post gustando. È che ormai YouTube non ha più voglia di sentir parlare di carbonara, ma io ve ne parlo lo stesso ragazzi, perché ho goduto come una piovra. Detto questo, al di là di quel piatto anche gli altri erano molto buoni, tutti molto centrati. Abbiamo speso 60 euro, compresi anche i vini, e che dire, è altro posto che non potete perdervi. Quindi torniamo a casa, pennichella, si lavora un po' e poi momento cena. Ma perché fare un calendario con i preti fighi? Dai ragazzi! Piuttosto i gladiatori. Piuttosto i gladiatori. Allora, siamo sulla scalinata di Piazza di Spagna, giusto? Sì, la scalinata di Trinità dei Monti e laggiù c'è Piazza di Spagna. E il mio primo pensiero sempre è: ma secondo voi quella casa lì quanto costa? Franci pensa solo al vile denaro. No, non penso al vile denaro. Pensa solo all'immobiliare. Penso che bello sarebbe avere un canale YouTube di case. È molto carino quel balconcino là. Andiamo a chiedere quanto viene? Tanto facciamo YouTube, ce lo possiamo permettere. Scusi signora, al metro quadro, quanto viene? Later.
Sembra il treno di Trainspotting. Detto che in Trainspotting non c'erano treni, però. Stiamo andando a trovare dei colleghi, finalmente lo posso dire. Franci, non mi distruggere i set della Slim Dogs, per cortesia. Ragazzi, questo posto esiste davvero. Ciao! E benvenuti in un format YouTube che non è il nostro. Però ci stai bene. Ragazzi, siamo appena stati negli studi di Slim Dogs, è stato molto figo, torniamo a mangiare. E giunge infine il momento della cena. Siamo venuti in zona Circo Massimo. Siamo da Circoletto. Partiamo con un piattino semplice di melanzane al forno e marinate che sembrano davvero invitanti, profumo incredibile. Oh, sento un profumo di aglio delizioso, ragazzi. Dopo la carbonara di oggi e tutta la carne, eccetera, così, verdurine stasera per sgrassare un po'. Il ragazzo che ci serve ha detto: attenzione che sono una droga. Acidine, unte, morbide, golosissime. Sì, diciamo che di base a noi le cose che creano dipendenza non ci spaventano. Se avete voglia di verdurine sfiziose, questo è quello che dovete ordinare. Secondo piattino, anche questo lo chiamerei detox per chi si è fatto la carbonara a pranzo. Peperone giallo e rosso arrosto con polvere di olive e una salsa tonnata. Super fresco, salsa tonnata e peperone ci stanno molto bene, e anche le olive. E noi piemontesi lo sappiamo bene. Adoro i piattini di verdura, ragazzi. Con questo caldo è proprio quello che ci vuole. Sono super golosi. E andiamo a chiudere con fagioletti del purgatorio, bische di gamberi e cipollotto. Raga, tutti piatti vegetali ma tutti super interessanti finora. Ci spiegavano la polverina sopra i fagioli fatta con la testa dei gamberi, mentre la bisque è col carapace. Sento anche del peperoncino. Questo tra i tre è il più comfort food di tutti. Fagioli cotti come se fossero un risotto, hanno quasi la cremosità del cioccolato. È arrivato un ulteriore piattino che vi spiega Franci. Gamberetti di anzio, fritti, ripassati nel burro pomata con il peperoncino. Anche se sono ripassati nel burro, così, dopo averli fritti, hanno mantenuto la loro croccantezza. Belli piccantini, ragazzi. Bocca in fiamme. Io rispetto a Franci vado anche a mettere un po' di lime. Sono profumatissimi. Sono gamberetti davvero micro, quindi li mangiate senza problemi con tutto il carapace, sono delle caramelline. Croccanti e morbidi, con questa salsina piccante, che picchia abbastanza devo dire, però è assolutamente sfizioso. Oh raga, tutti piatti golosi e piacevoli, bravi. È arrivato un altro piattino, ma giuro che dovrebbe essere l'ultimo, anche perché siamo a tappo. È una bellissima focaccetta con pastrami di lingua, cetriolini e una salsina senapata. Questa magari l'assaggio io. Scrocchia come deve scrocchiare una pizza qui a Roma. Pastrami è gustosissimo. Ah, non ho visto, perché si confondevano col pastrami, che ci sono pure delle cipolline in agrodolce tipo. Cetriolino e senape e hai l'equilibrio. Molto buono, raga. Non è arrivato un piatto sbagliato, More moments later. Siamo trovati un posticino isolato e poco frequentato per chiudere questo video. I video di roba finiscono qui. Finiscono qui? Finiscono qui. È l'ultimo video, ma torneremo ragazzi, agguerriti perché ci sono ancora troppi posti belli di cui parlare. Ah.